Amici sportivi appassionati di sport, benvenuti a questo nuovo appuntamento, ad una nuova rubrica di Sportmania, non solo calcio, ma questa sera vi porteremo anche in giro per l'Europa e per il mondo, meglio per l'Europa in questo caso, perché il primo episodio di Sportmania in viaggio con Sportmania vi porterà in Serbia. Dunque, noi ogni settimana o comunque ogni 2 settimane, ora vedremo anche la disponibilità dei nostri ospiti, cercheremo di farvi fare un viaggio all'interno delle varie bellezze, ovviamente dell'Europa e del mondo, sperando presto anche che si possa viaggiare e magari grazie a noi possiate anche scoprire magari qualche paese insomma, che conoscete poco, che magari avete solo sentito. E allora, dunque, cominciamo questa nostra puntata innanzitutto presentando i miei compagni di viaggio e comincio da colui che avete già avuto il piacere, è già stato mio compagno di viaggio oggi nella puntata del pomeriggio di Sportmania, ovvero Salvatore Sabato. Ciao Salvo. Direi che per tutti è stato un dubbio piacere. Buonasera Ugo, buonasera a tutti i nostri telespettatori, buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo dal vivo, un saluto in generale a tutti i nostri follower, come sempre grazie per questo grande onore, Ughetto. Allora, poi vado, questa volta ho detto buonasera a Salvatore, ma devo dire buongiorno a Diego, perché da Diego sono circa le 4 del mattino, quindi a lui devo dire buongiorno e come sempre ringrazio Diego che nonostante l'orario, Salvatore lo sa, lo diciamo sempre, si mette a disposizione e ci segue quando può, quindi grazie davvero Diego per essere sempre presente quando puoi con noi. Ciao Diego. Buonasera a tutti ragazzi, qui sono esattamente le 5:06 del mattino. 5:06, va bene, ti ho tolto un'ora, hai ragione, 5:06, è vero perché le 20 erano le 4, giusto, e le 21 sono le 5, è vero. E poi do anche il saluto a Giuseppe, che entra a far parte anche lui della nostra famiglia. Ciao Giuseppe. Buonasera a tutti, grazie mille. Che questa sera appunto fungerà, sarà il nostro interprete, traduttore e poi tra poco, scusatemi, capirete anche il perché vi presenterò l'ospite che avremo appunto sarà con noi questa sera. Abbiamo detto che la prima puntata l'abbiamo voluta dedicare alla Serbia e allora cominciamo questo viaggio per farvi capire un po' la posizione, no, della Serbia sulla cartina. Probabilmente molti di voi già lo sanno, quindi però era giusto cominciare facendovi vedere di che paese parliamo oggi. Vedete la bandiera della Serbia, dunque sarà Belgrado la città che toccheremo per questa prima puntata di Viaggiando con Sportmania. Questa è la scheda della Serbia, ovviamente la capitale è Belgrado, vedete la forma di governo è una repubblica presidenziale, la lingua ufficiale è il serbo, i confini sono l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, la Macedonia del Nord, il Montenegro, la Bosnia ed Erzegovina e la Croazia. Questo per quanto riguarda i paesi confinanti con la Serbia. E poi a punti di viaggio abbiamo deciso un po' di chiamare così, che sono riguardanti i settori principali dell'economia, perché ovviamente in ogni paese ci sono i settori che ovviamente sono i punti di forza di ognuno di loro. Nel caso della Serbia abbiamo l'agroindustria, il legno immobile, l'edilizia, le infrastrutture, scusatemi, e l'alberghiero. Questo dunque sono alcuni appunti di viaggio che ci sembrava giusto anche per cominciare a introdurre il paese di oggi. E allora io direi subito di presentare la nostra ospite che insomma con tanta pazienza ci sta aspettando, quindi sono felice di presentarla e che utilizzeremo ovviamente oggi come interprete, ripeto, Giuseppe, per parlare con lei. Quindi Giuseppe adesso la presento e ovviamente ti dirò quello che gli dovrei dire. Innanzitutto saluto Ivana, adesso eccola qui. Ciao Ivana, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Ivana. Benvenuta. Ciao Diego, ciao Salvatore, ciao Ugo, Giuseppe. Okay. Buonasera a tutti ragazzi, if I said good. Ciao Ivana, un piacere. Allora, Ivana, tu qualche parola di italiano, giusto per capire, non poco? Do you understand some Italian? I can understand, but I'm not that good. I won't try to make mistake. I'm better in Serbian or in English. Ok, va bene, però l'importante almeno i nomi su quelli, insomma, è importante già quello. Allora,
Detto questo, cominciamo subito questa nostra. Allora, Ivana insomma, nel suo paese, la Serbia, è molto conosciuta perché lei è blogger, giornalista, conduttrice TV, scrittrice e modella anche. Quindi, insomma, abbiamo un bel po' di temi. Lei vive nel Vermont, lo dobbiamo dire, quindi nel suo caso dovrei dire buon pomeriggio, visto che in questa puntata, tra buonasera, buongiorno e buon pomeriggio, praticamente tutte le fasi della giornata abbiamo occupato. E allora, la prima domanda che volevo fare, comincio io, poi vado Salvatore e Diego ovviamente. Volevo chiedere, Ivana, che cosa vuol dire rappresentare oggi per te la Serbia? Perché ho visto che nei post insomma, che hai condiviso, in cui appunto avevi annunciato che tu eri ospite qui da noi, hai scritto: sono orgogliosa di rappresentare la Serbia. Che cosa vuol dire per te oggi essere la portabandiera, diciamo un po' così, oggi della Serbia Sportmania? If I understand good, you asked me what does it mean for me to represent my country, to represent Serbia. Very good. Yeah. Yes. I can say one thing, it is great honor. I feel so responsible and so honored to talk about my born country. I traveled a lot through my career. I was TV host maybe 10 years, and I met a lot of countries. I was in Italy too, but in my heart is always Serbia, because I was born there. I learned there to write, to sing, to talk, and everything else. I have, in life, you can have a lot of opportunities, but your born country always has place in your heart. Great honor and big responsibility, and I'm so lucky that I'm talking with you right now. Ok. Che è un grande onore per lei rappresentare la sua nazione. Ovviamente lì è dove ha imparato a fare tutto, a cantare, recitare. Ovviamente lei ha viaggiato in tutto il mondo e anche in Italia, però la sua nazione è sempre la Serbia ed è per lei un grande onore rappresentarla in tutto il mondo. Ok, grazie Ivana. Salvatore, vai. Di nuovo buonasera Ivana, è un grande Buonasera. piacere. Buonasera, è un grande piacere, è un grande onore conoscerla. E allora, la mia prima domanda è attinente allo sport. Volevo chiederle qual è, diciamo, in questo momento più o meno lo stato dell'arte in generale, un po' dello sport in Serbia, in particolare dello sport al femminile, per quello che è nelle sue, insomma, conoscenze, nelle sue passioni. Ecco, cosa sa dirmi lei a riguardo? Grazie. So he would like to know how sport is developing in Serbia, and especially women's sport. That was the question. Yeah. I can say that the Serbian nation is a sports nation, and no matter if we are talking about boys or girls, we are equal good. Because I don't know, inside of Serbian temperament is something similar, like in Italian. We are talking loud, we are with full heart in everything we are doing, and I think because of that we have good sport. Good boys and girls in sport, and I would like to say one name, Tijana Bošković, volleyball player. For example, I can say name of Novak Djokovic. I can say a lot of names in water polo, in volleyball, in tennis, in basketball. In just to remind you that in football, all people who ever has something with Serbia today, they are good in that sport in the world. I think we have a lot of heart for voting on the, how we say, you have spectators when some sport is playing. How we say for that people? You know what I'm talking about. We have a lot of heart, and we like to be winners. And I think that is maybe answer. When we're talking about girls in sport, I don't think that is a big difference, boys and girls in our sport. They're equally good. Dice che il temperamento dei serbi yes. è come quello italiano, quindi ci mettono con tutto il cuore. Quindi lei dice che lo stato di salute dello sport
serbo è buono sia gli sport maschili che gli sport femminili. Loro vogliono sempre vincere e questo li porta ad essere molto competitivi in quello che fanno. Ha dato nomi come Djokovic, come la Boskovic nella pallavolo, sono tutti personaggi che comunque sono molto forti nei loro sport. In specific, how is women's football developing in Serbia? Because, like, for example, in America, it's very strong. Is it the same in Serbia? Is it developing? Is it how's that going? Do you know? I'm not sure about the answer, but I can say my private experience. For example, when I was a kid, I wasn't good in sport. I was good in talking and in making connections with people. And also in my journalism career, when I wasn't good, they sent me to sport games to watch and to learn and to be good and to learn everything. But when we're talking about women's football, my cousin, my nephew or niece, how we say about the girl, sorry for making a mistake, but it comes very popular maybe 10 years ago. And when something is popular, then girls go much more than in my age. For example, when I was a kid, it wasn't popular, but I was a kid a long time ago. I think women are taking big part in every kind of sport, and the football is just one of them now. Ok. So, io ho fatto una domanda extra, gli ho chiesto il calcio femminile come si sta sviluppando e lei mi ha detto che posso parlare per la mia esperienza personale. Quando andavo a scuola io, ovviamente il calcio femminile non era una cosa che si faceva, ma adesso ultimamente, negli ultimi 10 anni, si sta sviluppando e sempre di più ragazzi stanno iniziando a giocare anche lì a calcio. Ok, hai fatto molto bene. Ci sta questa domanda, Giuseppe. L'hai integrata a quella che ha fatto Salvatore, quindi ci sta. Diego, volevi fare tu una domanda? Allora, io prima di tutto, ciao Ivana, grazie di essere qui Ciao. con noi. Volevo un po' tornare sull'argomento dei viaggi, quindi volevo sapere se dovessi scegliere 3 aggettivi, quali utilizzeresti per meglio indicare il tuo paese? So the question is, if you had to choose 3 adjectives to describe your country, which would they be? Oh, 3 adjectives is so small. I could talk all day. For example, colorful country, full of colors, then inspiring country, of course, beautiful country. But when I say colorful, it means a lot of cultures through the one culture, you know? Maybe you don't know, but Serbia is crossroads of East and West. And that makes Serbia very, very interesting. For example, our culture is very interesting because we have in every Orthodox, for example, Orthodox houses, every house has his own saint. And on that day, we are inviting, for example, guests in house, and that is big celebration. That is once a year. I think Serbian people are only in the world who has that. And for example, that is something small. Then when I'm talking about inspiring, you can ask people who travel a lot how they feel in Belgrade, in Serbia, because Serbian people are very, very full of hospitality. They love you to be our guest. I don't know if I said good, but I think you understand me. Yeah. Italian people are the same. Also, for example, our cuisine, our kitchen, how we made dishes and everything else. It is very, very interesting because I think we don't have enough fat people how much we eat. But inspiring, colorful, very, very beautiful. When I say beautiful, we have a lot of natural beauties like lakes, like mountains, like Kopaonik, Zlatibor. When you're talking about Zlatibor, it is the most amazing mountain in Serbia. You should go there. For example, we have a lot of spa places.
Maybe you didn't know, but in Serbia we have water, mineral water for every kind of disease. For example, for bones, for heart, for if you had something with a car accident or something with bones, we have lot of spa places and wellness places. For example, Vrnjačka Banja spa is very interesting spot in Serbia, and you should go there just to try and to see that I'm talking the truth. Ok, allora ha detto potrei spendere tutto il giorno a spiegare, a dare degli aggettivi di com'è la Serbia, perché è un paese meraviglioso. La prima ha detto che è un paese molto colorato, ci sono tante culture che si incrociano dall'est all'ovest, e quindi porta la Serbia, come si dice, tanto colore, tante sfaccettature. È un paese stimolante per l'ospitalità, per la cucina. I serbi sono persone che comunque sono molto ospitali. E poi è un paese meraviglioso perché ci sono tanti posti da andare a visitare, tante montagne. Parlava dell'acqua, ci sono molte spa dove puoi andare per ogni... non lo so, sei male alle ossa, ci sono dei posti meravigliosi dove puoi andare, rilassarti, con degli effetti benefici, quindi è un paese meraviglioso da visitare. Va bene, e allora speriamo, insomma, Ivana, che questa nostra intervista possa aumentare le visite nel tuo paese. Ecco, Giuseppe, dillo perché questo è importante. Obviously, with the live stream like we're doing today, we could have more people come and visit your country to see the beautiful country that it is. Okay, you're asking me what? I didn't understand. What is the question? I was just telling you what he was saying. Like, you know. Oh, you're just translating. Well, Hugo, thank you. I would like all of you to be a guest in Belgrade to see what places we have. When we're talking about Belgrade, I have to for example, invite you to visit Sava River, Danube River. Belgrade is on two rivers, for example, and under that rivers is Kalemegdan Castle. It is Romanian, from Romanian time. So when we're talking about Kalemegdan, it was long time ago, centuries ago, it was Singidunum, it was Romanian city, and Kalemegdan was only part when Belgrade was. Later, Belgrade grows. And for example, today, Kalemegdan is place when in summer months we have a lot of concerts. It is walking zone, and it's very interesting. For example, Chinese Festival of Light is always in February, I think. It is amazing when it's sunset and that festival. When we are talking about Belgrade and what is the next in February, for example, on Kalemegdan Castle is that. Also, I would like to share something new from Belgrade. It is new center of city, Sava Nova, and we have completely new center of the city. So I wish I can show you the pictures, but I think one video, Day in Belgrade, Dusan Stojančević is the author. You can see how amazing Day in Belgrade could be. And also one temple of Saint Sava is biggest Orthodox temple in this part of the Europe. Ci ha invitato tutti a Belgrado a vedere questa città fantastica, attraversata da due fiumi. Parlava di questa città, questa piccola città che quando Belgrado non era ancora una città come oggi, e risale penso all'epoca della Romania, se ho capito bene. E in questa piccola città fanno tutti questi festival sia d'estate che d'inverno, ma parlava anche che in estate è molto bello quando c'è il tramonto, e poi parlava di questa area nuova che si chiama Savanova, che è molto interessante in Belgrado, e parlava che ci sono dei templi ortodossi. Comunque ci sono molti posti dove si può andare a visitare, sia nuovi sia
posti antichi costruiti tempo addietro. I would like to say something else. I forgot to say about Bohemian Court. Bohemian Court is Skadarlia. Skadarlia Street is in the center of Belgrade. It is old street. When you have from the Turkish age, we was a Turkish colony a long time ago, and if you was in Belgrade and didn't get drunk in Skadarlia, you miss everything. Ok, parla di la piazza Bojan, che è in Scandaglia, che è sotto l'impero, era sotto l'impero turco, perché una volta era una colonia turca, e che se vai lì e non bevi, non sei ubriaco, non va bene. Quindi bisogna far festa, in poche parole. I'm listening. Non ti sentiamo, microfono... You can hear me? Ok, grazie Ivana. No, giustamente avevo disattivato il microfono per non disturbare Ivana che stava rispondendo. Allora, quello che volevo chiedere era, tu hai parlato di Djokovic e abbiamo parlato anche della Bošković. Partiamo prima da Djokovic, scusami. Qual è la tua idea su quello che è successo? Ivana Bošković, visto che insomma è stato in queste ultime settimane, gli occhi erano tutti su di lui. So, obviously you spoke about Djokovic and Bošković, but let's talk about the events that happened last week with Djokovic. What do you think about what's happened? In sport, you have, like in life, you have audience and you have judges. I think Djokovic audience was whole world last week. And when sports become live, it is very difficult to be judged. You know, no one loves judges, no one loves police, no one loves jail and everything else. I think that Novak's success is bigger than his judges. What do you mean by that? I mean that his success is bigger because his popularity is big, and I think I don't like what happens to him because I think his audience wasn't just from Serbia. He is tennis player #1 in the world, so his audience is whole world. Do you think he should have played? Yes, I think he should play. He should play. And I think it is not justice to take him home on the way like they send him home. Ok. Lei dice che ovviamente lui è un grande sportivo e lo sport è parte della sua vita. Ovviamente non era solo il popolo serbo che ha guardato questo evento delle settimane scorse, ma tutto il mondo, ma la sua opinione è che avrebbero dovuto farlo giocare. Ok, allora dopo poi faccio la domanda sulla Bošković, però Salvo, ritorniamo da te. Grazie Ugo, scusate per l'assenza, chiedo scusa Ivana, problemi tecnici purtroppo, sono stato assente per qualche minuto causa problemi tecnici, ora sono di nuovo qua con voi. Allora, vorrei un attimino approfondire la questione, se la cosa non crea problemi, non crea disturbo a nessuno. Lei afferma che secondo lei Djokovic avrebbe dovuto giocare. Può argomentare meglio questo concetto? Perché secondo lei avrebbe dovuto giocare? So his question is about Djokovic and the events of the past week, and he's asking in the specific, why do you think he should have played? Because I think his question is regarding, obviously, in Australia they have a vaccination law where if you're not vaccinated you can't play. So he would like to know in a specific why he should be able to play that tournament even if he hasn't had the vaccine. I think that's his question.
Okay, I understand. What are you asking me? Do you really think that tennis player number one will sit in the plane, travel 3 days or 2 days from, I don't know, from Belgrade to Melbourne is almost 2 days without documentation? That is my question. For example, being tennis player or any kind of world successful player number one, it is big work around that person. I think it is politic things inside. It is not just sport, and I don't like mixing politics in sport, because politics is something dirty and sport is something healthy. As we can see, there is no touch between two of that things. That is my answer. Allora io ho ampliato la domanda chiedendogli, perché ovviamente lui non poteva giocare perché c'è una legge in Australia che dice che se tu non hai il vaccino non puoi entrare nel paese, e perché lui avrebbe dovuto avere il permesso di entrare anche se non ha fatto il vaccino. Lei mi ha risposto che prima di tutto lui sarebbe entrato nel paese, ha un entourage che comunque gli fa dei test, lo controllano in tutto e per tutto, e quindi diciamo che in un certo senso è sicuro che lui non avrebbe avuto il Covid, e secondo lei è una cosa solamente politica, non c'entra niente il gioco, ma l'hanno fatto apposta a non farlo giocare. Ok, grazie Ivana per la risposta. Grazie. I hope you're not mad at me if you don't share my opinion. Everybody has their opinion, so it's absolutely fine. We're not mad at anybody. Of course, vaccination is your private thing. Absolutely. You know, but if you are a tennis player or any kind of sport player, you have something on paper before you go somewhere. You know. And no one is insane to come somewhere and to being taken back without papers, you know? Ok, I'm listening. Dice che ovviamente essere vaccinato o non è vaccinato è una cosa privata di ognuno ha la sua opinione, ognuno fa quello che vuole, però comunque lui aveva le carte in regola teoricamente per giocare, aveva avuto il Covid precedentemente, comunque era testato negativo, quindi in teoria per lei, la sua personale opinione, avrebbe dovuto giocare. I'm also okay. Prego, no, prego Ivana, prego. Prima tu. I want to say that I'm vaccinated, but I know people who don't want to be vaccinated. I don't mean to stop being friends with them, you know? Absolutely. Dice, they're not, it is like you are yelling on someone who has blue eyes and you want him to have green eyes. You know? Yeah. Diceva, io personalmente ho fatto il vaccino, ho degli amici che non l'hanno fatto per scelta personale, ma non è che smetto di volergli bene o esserci amico perché non hanno fatto il vaccino. C'è gente che è nata con occhi azzurri e non è che per forza bisogna cambiargli per verdi. Ok. Permettete una precisazione. Ci mancherebbe, non sono affatto arrabbiato con lei, non mi permetterei, ci mancherebbe, ognuno ha diritto entro i limiti diciamo, ecco, della decenza di esprimere le proprie opinioni. Il fatto è questo però, c'è una legge appunto che dice che le cose vanno fatte in un certo modo, quindi dire che le cose dovevano andare in un altro modo ci si appella proprio alla legge, cioè non è che ci si appella perché non si può pretendere che venga fatta un'eccezione per una persona o per un'altra. Allora, se si dice che le cose devono andare in un altro modo, ci si appella alla legge. Dice, guarda, quella legge lì non va bene. Penso sia l'unico modo per dire che Djokovic doveva giocare. Questa è un'idea che mi sembra obiettiva, voglio dire. He was just precise, and he's accepting obviously your opinion, because he wouldn't be here if he didn't. No, I'm joking. But what he's saying, obviously, there is a law that everybody has to follow. And his opinion is that, you know, everybody has to follow it, but he was just putting it out there. He's not making any. It is okay. I understand what he wants to say, but I'm just saying it is not normal for a supreme sport player like Novak is to come somewhere and he don't know that he need a paper. You know, it is.
it is not happening in that kind of sport. You know, in world sport, when you are number one, never mind you are making phones, or you're making cars, or you're a tennis player. That kind of mistakes never happened by mistake, you know? Quello che dice lei... Yeah, I understand exactly what you mean. Quello che ha precisato, che io non ho capito bene, e dice che ovviamente con tutto l'entourage che ha, lui non parte per andare in Australia senza essere sicuro di giocare. Quindi lui è partito con il pensiero che era tutto in regola e che l'avrebbero fatto giocare. Quindi è arrivato là e si è trovato spiazzato, a suo parere. Grazie mille ancora per la risposta. Thank you. Diego, vai, poi dopo domando sulla Boskovic, però prima Diego. Allora, io intanto volevo dire una cosa su questa storia di Djokovic. A questo punto, dalle parole di Ivana, mi viene il dubbio che sia caduto in una trappola un po' troppo in modo un po' troppo ingenuo, ecco, via, diciamo, per essere il tennista numero 1 del mondo doveva evitare di cadere in questa trappola. Ma io vorrei smorzare un po' i toni tornando al Viaggio e alla Serbia. Quindi la mia domanda è: tra i piatti tipici della cucina italiana troviamo la pizza napoletana, i tortellini, la matriciana, il risotto bravissima, il risotto alla milanese, la bistecca fiorentina e i cannoli siciliani. E invece quali sono i piatti che meglio rappresentano la cucina serba nel mondo? So he said he was talking about Djokovic to start with, saying he probably got trapped in generally, probably. Maybe he should have seen it coming. But anyway, he said, obviously, he wants to go to the next question. And obviously, in Italy, we have some typical dishes like Napoleon pizza, tortellini, la matriciana, risotto milanese, the Fiorentina steak, the cannoli siciliani. What dishes best represent Serbian cuisine? I will start with one funny story from Trieste. It was Valentine's Day, and I came to Venice. Trieste was the first point stop, and then we went to Venice, and I was with my friend. And something different in your cuisine and in ours is that you eat sweets for breakfast, and until I think 12 or afternoon you eat salty food. Yeah. And story goes like this. We sit, and I was traveling all night, and I wanted to eat something strong and something salty and to enjoy with glass of wine and everything else. And we stop in some amazing cafe, I think. Trieste, how we say, square near water. Piazza. Yes, piazza. And I asked for ham, for eggs, for something like that. And they look at me like this: are you crazy to eat ham in 10 o'clock? And I said, yes, I'm hungry, I can eat you, but give me a ham. They just passed away. No one looked at us. Then I stand up and asking for the manager and asking for the owner, and I wanted something salty, and nothing happens. Then one nice guy with, I don't know, with nice suit told me, listen, miss, I have to tell you, you're in Italy. Now you have to choose something like croissants, something like coffee. I said, I will eat that too, but I need first eggs, ham, and everything else, salty. No, salty is going afternoon. And I said, oh my God, I want salty. Later, happened, maybe, I don't know, 30 minutes later, comes one guy with 2 plates with what I asked, but I stand and looked, and why can't I eat salty? Because I want salty. But when you're talking about if you want to translate this part... Yeah, I'll translate this first. Okay. Vuole iniziare con ovviamente una storia divertente. Un San Valentino era a Trieste con dei suoi amici ed era tipo l'ora di colazione. La diversità tra la cultura serba e la cultura italiana è che noi dal mattino fino a mezzogiorno mangiamo tutto dolce, non mangiamo niente di salato. Invece nella loro cultura, quando fanno colazione, loro mangiano salato, quindi uova, prosciutto.
Yes, prosciutto, yes. Lei aveva fame, voleva mangiare, cercava un posto per mangiare le uova col prosciutto, è entrata in un caffè in una piazza e questi gli hanno detto: qua non facciamo niente di salato, non solo brioche, cornetti e il caffè, ma io voglio qualcosa di salato. E questo signore gli fa: guardi che in Italia non funziona così, ma dopo mezz'ora è riuscito a farsi portare qualcosa di salato da mangiare ed è riuscita. Però ovviamente questa è una diversità tra le due culture, che noi in Italia non mangiamo le brioche, i cornetti al mattino. Can I? Go. Okay, go ahead with Serbian cuisine. I love Italian cuisine, but I'm always afraid that I will be fat if I start to eat only your food. Because, for example, when I was in Venice, I was surprised how small portion was on the square of St. Mark's Cathedral Place. Something's like, I forgot the name. There is 2 expensive restaurants, one across another. And I sit there and I order and I get something small like this for this woman. And I said to my friend, oh my God, eat this. Who knows when they will get us something else. But that small portion is full of taste. It is something, I think it was spaghetti with meat, I think, with meat. I don't know. I think I'm making mistake. What is bolognese? What is Milanese? I don't know the difference, but I love to eat both. Yes. Bolognese, Okay. is a ragu. Oh yes, bolognese then. Okay. But I love because in small portions you have full of taste in your kitchen. For example, in my kitchen in Serbian cuisine, we have different type because we don't have sea. For example, we have to eat strong food. And I will say just a couple of our national specialties in gastronomic. When we're talking about beans, you should be our guests in our Christmas. Our Christmas is 14 days later than Catholic Christmas. So we have Christmas on 7th January, for example. When we are making food without fat, you should taste beans without fat, and we call it prebranac. For example, also proja is something with cornmeal, bread with cornmeal, and we used to eat it with kajmak. Kajmak is something like sour cream, but with a lot of fat. Just 1 spoon is enough, trust me, but it's tasty, it's delicious. Also, we use a lot of mashed meat in field peppers. We have national specialty, for example, Sarma. Maybe you heard about Sarma. It is cottage leaves with meat and rice, and it is, I think, a heritage of Turkish era on Balkans. Is it similar to sarmale in Romania? Yes, something like that. Yes. Also, we have something with peppers. How we could say jam from peppers, for example. We call it ajvar. For example, that proja goes with kajmak and with ajvar. Amazing. Ok. Spero di ricordarmi i nomi. Ma parlava che se lei vivesse in Italia e dovesse mangiare come italiani diventerebbe molto grassa, perché una volta è stata a Venezia, dove le porzioni non erano enormi, è entrata in uno dei 2 ristoranti famosi lì in Piazza San Marco, ma quello che ha mangiato, che da quello che ho capito era una pasta al ragù, era molto gustosa. Invece loro hanno una cucina un po' più differente. Parlava di questo piatto tipico fatto con i fagioli che mangiano a Natale, che il loro Natale è 14 giorni dopo il nostro, quindi il 7 di gennaio. Penso che sia Natale ortodosso. Parlava di un piatto che si chiama Sarma, che sono dei cavoli, degli involtini fatti con i cavoli, con la carne e il riso dentro. Parlava di un altro piatto che si chiama aiva, che sono dei peperoni ripieni. Quindi è una varietà. Parlava di un altro
un altro piatto che si chiama kajmar, che è fatto col mais e la crema acida. Quindi hanno una varietà di anche loro di piatti che sono tendenzialmente un po' più diversi dai nostri. No? I nomi You're giusti. hungry now. Yeah, I'm hungry now. I hope I got all the names right. Giuseppe, puoi anche dire, Vane, che con tutti questi piatti stiamo facendo un po' una bella acquolina in bocca a tutti quelli che ci stanno seguendo. Non vorrei che adesso tutti partano per la Serbia nei prossimi giorni, eh. He says, with all this food that we're talking about, all this food, everybody's getting hungry. They're probably going to all come over Yes. and eat. It is psychological effect on our brain. Exactly. Io invece volevo chiedere, Ivana, rimanendo adesso un minuto sulla cultura, visitando Belgrado, qual è il posto fra i tanti che Belgrado offre, culturali, storici, adesso non so, quello che non può mancare mai, dove bisogna andare a tutti i costi? So just keeping on the culture side of it, when you go to Belgrade, Okay. which is the place that you must go to? So if you just go there for a day, where is the place to go? You see, Belgrade has nightlife, but when we're talking about nightlife, it is not just by the weekends. And that is amazing when we're talking about the capital city of Serbia, because nightlife is 24 hours, 7 days in a week. For example, if you want to listen live music, you always has, we call it not just a restaurant, we call it kafana. If you go to kafana, you can drink, eat, and listen live music. When we are talking about listen live music, it is not just eat and sit and like this. It is not classical music. We are dancing, we are loud, we are drinking. And when talking about that, sounds like some movie. But after, for example, now Corona stopped that a little, and it is not all night, but we have some restrictions, for example, till 9 p.m. or 10 p.m. and we are closed. But they're starting earlier, for example, if you want to see kafana, if you want to see splav. Splav is something like restaurant, the same as kafana, but on water. You can choose whatever you want. If you want, I don't know, classical music, you have places where you can sit and eat with violin somewhere to hear violin behind you, for example. If you want to drink, to I don't know, to sing, to play, to dance, you have place for that too. We have a lot of services. When you come to Belgrade, you can check on, for example, internet, nightlife in Belgrade, where to go. And service will call you and ask you what you are for example, today, tomorrow, and give you offer. If you want to see Belgrade from the clouds, for example, we have helicopters who are making the tours. If you want to see Belgrade from the water, we have yachting clubs who are making tours through, I said, rivers, Sava, Danube, for example, 45 minutes, when you sit on the boat and you watching sightseeing from the boat, for example. Yes. If you want to see Belgrade from balloon, you can see from the balloon. Belgrade is colorful, it depends what you want, but nightlife is something you should try just once in your life. Ok. Allora, una cosa che bisogna comunque fare una volta che si è a Belgrado è uscire di sera, la vita notturna. La vita notturna, cosa intendo? Lei dice che la vita notturna a Belgrado esiste tutto il giorno per 7 giorni alla settimana. Ovunque vai ci sono questi posti che si chiamano kafana, dove mangi, bevi, balli, c'è musica live, musica che ti fa ballare, c'è da far festa tutto il giorno. C'è un altro tipo di ristorante che si chiama Ospite, che è la stessa cosa di kafana, ma è solo sull'acqua, quindi penso su dei traghetti che vanno sui fiumi. Se vuoi fare qualcosa di diverso, ci sono questi numeri che puoi chiamare, puoi visitarla da un pallone aerostatico, da un elicottero, sui traghetti. Cioè è una città piena di colore, di vivacità. Ma comunque ho detto che se vai a Belgrado c'è da fare la vita notturna, c'è da andare in questi locali dove si mangia, si beve e si balla.
For example, I want to say something about when we are dancing. We are some kind, our folk music is not similar like Greek music, but it's very full of rhythm. And we are dancing like them, for example, but we are not breaking dishes. Ok, ha detto che la loro musica è una musica di folklore, una musica ritmica dove si deve ballare, ma non è come quella greca, perché loro spaccano pietre e tutto quanto, loro ballano senza spaccare nulla. Ok. Adesso mi permetto un attimo, Salvatore e Diego, di fare una domanda che in realtà non è mia, però è una domanda che viene da Valentina, che è un'altra nostra amica che ha un po' di problemi con internet, quindi mi ha delegato di fare questa domanda a nome suo. E volevo chiedere, Ivana, abbiamo detto che tu sei giornalista, scrittrice, modella e blogger e conduttrice TV. Ecco, la domanda che fa questa nostra amica Valentina è: qual è l'elemento che unisce tutti questi tuoi lavori? So this is a question from Valentina, that is a colleague of ours. So you obviously are a TV presenter, you're a mother, you do a lot of jobs. How do they all connect together? How I'm connecting all of my Yes. jobs. Yes. You see, when I was a really little kid, my whole family has problem with me because I talk a lot. We will start with that. Okay. There wasn't in family a kid like me who can talk that much. Later in my life, I realized that is something good for me, because if you want to talk, you are curious to find out a lot of things. And TV hosting taught me how to think fast. When you think fast, you can work for others. When you work for others, you can work a lot of jobs. For example, in one moment, I was public relation, TV host, and editor-in-chief in one site. How it is 3 jobs in one. But if you have a lot of energy, I think if you don't play sports, or if you don't, I don't know, finding a way to lose that energy, you have to work. And when you love to talk, it is good to use that for making money. In my case, I met a lot of interesting people from whole Europe and part of Asia, because I'm talking a lot and blogging and being somehow every time on the right place in right time. It's a gift. I think it's a gift. Allora, diceva che lei da piccola parlava molto e ovviamente mandava tutti pazzi nella famiglia, ma nel corso della sua vita è diventata una cosa molto buona, che le ha permesso di pensare veloce, di comunque fare molte cose insieme. A un certo punto in un lavoro faceva l'editrice, la presentatrice, faceva tutte queste cose, le faceva insieme e nello stesso lavoro. Quindi la cosa di parlare molto, di avere i blog, le hanno permesso di conoscere persone e comunque di far modo che queste conoscenze le facessero fare soldi alla fine, perché comunque gli davano un'opportunità di trovare lavori e trovare queste cose da fare. Ok, grazie Ivana, no, anche di Valentina, che ripeto per problemi tecnici non si è potuta collegare con noi. Prima di andare da Salvatore e da Diego, volevo giusto dare un aggiornamento, perché la Juventus è avanti 1-0 grazie al gol di Quadrato. È stato annullato anche un gol a Morata per un fallo di mano, gol al 25esimo in Coppa Italia. E poi per quanto riguarda invece il basket, visto che in campo c'è anche il Partizan di Belgrado, giusto per rimanere in tema, non ci facciamo mancare veramente nulla, volevo aggiornare che il Partizan nel corso del terzo quarto è avanti 77-46 contro l'Hamburgo, quindi Partizan 77, Hamburgo 46. Trento invece è sotto purtroppo 43-24 contro Badalona, mentre invece il Venezia purtroppo ha perso 78-81 in casa contro i francesi del Bourg.
E infine, per quanto riguarda l'Eurolega, invece il Monaco ha battuto 175 Villeurbanne, un risultato un po' da NBA, perché di solito in Eurolega è difficile raggiungere questi punteggi, è un po' da NBA, in America si va sempre oltre i 100. E poi Milano è avanti di più 2 sull'Alba Berlino, 63-61. Appunto, qui parliamo di Eurolega. E allora, detto questo, poi dopo vi daremo degli aggiornamenti. Salvatore o Diego, chi vuole fare la domanda? Chi vuole fare la domanda Ivana? Se vuoi puoi andare tu, Diego. Ok, allora Vai, Diego. io rimarrei sempre sull'argomento Serbia e direi, la Serbia ha dato al mondo alcuni degli scienziati più rispettabili di sempre come Tesla, Milankovic e molti altri. Quanto queste scoperte sono state fondamentali per capire il mondo di oggi? So, Serbia has given to the world some of the most respectable scientists ever, such as Nikola Tesla, Milutin Milankovic. How much have these discoveries been fundamental to understand the world today as it is? I will start when we are talking about Tesla, that without Tesla, we won't be able to see each other and to talk right now. For example, start with where we are today. Also, when we are talking about Milutin Milankovic, and we have a lot of scientists, maybe it is not that important to say, but I will mention that Albert Einstein has a Serbian woman for his wife. It was Mileva Maric. Just to mention how important being Serbian sometimes is when we are talking about inspiration. You asked me what kind of my country is when I'm saying about inspiration. Maybe Einstein wasn't be good that way if he has some kind of other woman, not Serbia. Yes. When we're talking about Tesla and Milutin Milankovic, they helped this world to grow up, and they was much before their time. And when you are much before, when you're going before your time, it is always it is big risk to live like that and to have discoveries like they had, because people don't understand. You know, it is in every kind of jobs, but in science it is very difficult. You need time to pass that people understand what you did for the humanity. Allora, comincio con dire che se non ci fosse stato Tesla, oggi non potremmo avere questa diretta, non ci ascolteremo, non ci sentiremo, non ci vedremo. Ma a parte questi scienziati che avete nominato, Milankovic, Tesla, voglio ricordare che la moglie di Albert Einstein era serba, e magari se non fosse stata serba o di un'altra nazionalità, lui non avrebbe fatto le scoperte che ha fatto. Quindi just to remind, solo per ricordarvi, ha detto, buttata lì così, e poi a cadere il microfono. Comunque, ovviamente queste scoperte di Tesla hanno aiutato il mondo a crescere. Loro erano molto avanti per i tempi in cui hanno vissuto, quindi per loro è stato anche un rischio, perché comunque la gente non capiva di cosa parlassero, nel senso con le loro scoperte, con le loro innovazioni. Essere avanti nel tempo così, certe volte la gente ha paura anche di scoprire cose nuove così. Loro sono molto ovviamente fieri di questi personaggi che comunque hanno contribuito a far crescere il mondo a come è oggi. Ok, grazie Ivana. Salvo, vuoi andare tu oppure vado io? Perché c'è un'altra domanda anche di Nicoletta, un'altra ragazza che ovviamente non ci sta con noi stasera, però mi ha mandato la domanda che io dovevo rivolgere a Ivana. Quindi se vuoi farla tu e poi vado io, non ti preoccupare. La cavalleria prima di tutto, prima la domanda della tua amica, della nostra amica Valentina. No, era Nicoletta adesso, Valentina era prima, adesso è Nicoletta e un'altra. Ok, allora un minuto solo che la trovo subito e la leggo. Allora, la domanda era dove sta? Allora,
Ecco qua. C'è qualcosa, Ivana, che cambieresti del tuo paese? E se sì, che cosa? Is there anything you would change of your country? And if yes, what? Oh, I would like to make people much happier, not just in my country. I would like to make happier people around the world, because I think Corona stuck us in houses, and like Italian, like Serbian, people need to talk with each other, to shake hands, to get hugged. And if I can something to change in my country, it would be last 2 years, not in my country, just in the whole world. And I would like to erase Corona, not just like a word, like I don't know, like pandemia, like anything around Corona. I would Related to erase. Yes, I would erase. Una cosa che cambierebbe, ma una cosa che cambierebbe non solo in Serbia, ma nel resto del mondo, è che la gente sia più felice. Ovviamente con questa pandemia, col coronavirus, tutta la gente è stata relegata in casa, non si poteva muovere, non poteva avere relazioni col mondo esterno o con altre persone. Quindi per lei vorrebbe che tutto andasse via, che le parole corona, pandemia non esistessero, così da far sì che la gente sia più felice e possa comunicare tra di loro, avere relazioni. For example, when we met someone, if I know you and you know me, and we met somewhere on lunch, or I don't know, after a long time, we kissed 3 times, in the cheek. And Yeah. after Corona, how to kiss someone, how to shake hand, how to put the mask, to go somewhere. I think like we live last 2 years, whole planet lives in jail. You know what I'm talking about. I would like, if I have magic wand, to change that. More kisses, more hugs, more smiles, no masks. Ha fatto l'esempio che quando conosci qualcuno o che conosci qualcuno, c'è lo scambio del bacio, si danno 3 baci. Adesso con la pandemia non ti dai neanche più la mano, non c'è più quel contatto fisico, quell'abbraccio come in Italia, no? E quindi dici, se potesse cambiare qualcosa sarebbe proprio quello. Ok, grazie Ivana. Aggiungo anche, è un pensiero, credo, di tutti coloro che si trovano sulla faccia della terra, quindi penso che se tutti quanti vorremmo un mondo senza pandemia, senza mascherine, insomma, e senza restrizioni. Giuseppe, se vuoi, è importante dire questo. He said, thank you for your answer, and obviously he thinks the same thing. It's the restrictions that we have to go against in this period. We can't have any contact, Yes. as you said. So and I feel very sorry for Italian people. I was watching what happened in the start of Corona, and it was awful. I know how it is living with people you love, and how it's living when you lost someone you love, and you have a lot of victims of Corona, and I hope it won't happen ever again to any country in the world. Diceva che ha visto ovviamente la situazione all'inizio in Italia, che era molto grave, sa com'è essere chiusi in casa, ma oltretutto saper perdere le persone amate senza neanche poter andare in ospedale a visitarle. Quindi è un periodo brutto, un periodo che vorrebbe che passasse, è un periodo che non vorrebbe più vedere accadere, diciamo. Grazie Ivana, thanks. Salvo, ora prego, ora vai, è il tuo turno, se vuoi fare qualche domanda, prego. Allora, ammetto che prima della trasmissione avevo paura di non... Salvo, scusami se ti interrompo. Volevo chiedere a Ivana quanto tempo, insomma, può stare anche ancora con noi. Non vorrei ovviamente abusare della sua disponibilità, quindi ci tenevo era importante, in modo che non ci dilungavamo troppo. Se Giuseppe puoi chiedere, insomma, come sono i tempi how per long lei. you can still stay with us. He doesn't want to keep you too long on... What he asked me, how long I can stay with us. Yeah. How long
maybe 10 minutes or 15 minutes if it's okay with you. Yeah. Because I wrote some small letter to my country. I would like to vuole read anche it. leggere la lettera al suo paese. Ok, allora, ma sono 10-15 minuti. Sì. Ok, perfetto. 15 minutes. Insomma, la lettera. Ok, allora andiamo alle ultime domande a questo punto. Salvo, vai. A questo punto sarò estremamente breve. A proposito della situazione Covid, volevo chiedere come il suo paese sta gestendo appunto la situazione Covid, la pandemia, come il governo serbo sta gestendo la pandemia. Questa è una domanda. Voglio fare più domande in un colpo. Giuseppe, a te va bene? Vai. No, l'hai detto in maniera un po'. Giuseppe, però, Dimmi tu. Vai, fammene un'altra, e poi io la traduco. Allora, ok. Ecco, questa è una, come il governo serbo sta gestendo la situazione pandemica. La seconda è, appunto, parlando di calcio, secondo lei, Ivana, qual è il calciatore serbo più forte della storia, se ha un'opinione a riguardo? In terzo luogo, un'ultima domanda. Lei ha viaggiato tanto, è stata in Italia, volevo chiedere se per caso era stata in Sicilia ed eventualmente cosa ne pensa, e nel caso non c'è stata le consiglio di andarci. Stop, grazie. So since you haven't got a long time, he's asked you 3 questions. So the first one is, how is Serbia handling COVID? Okay. The second one is, which you think is the strongest footballer in Serbian history? Okay. And the third one, if you've ever been to Sicily, and if you have, where have you been? Just a second. I wrote everything I told you. I think I'll fast. remember. Okay. How Serbia handling with Corona? I think from week to week, because Corona is unpredictable disease, and one week we are okay, and the other week we are not okay. But we are fighting with vaccines. We have 3 types of vaccines, like Pfizer, like how we say AstraZeneca or something like that, and Chinese one. Yes, and Chinese one. People can choose, and it is really good organized by the state. You have online appointment, you have text message for reminding you when is the next time for the second dosage and everything else. So people are responsible, especially people with in old age. They are very, very responsible, and people who are working and who have kids, they're responsible for their kids and for their own lives. So we are fighting how we know. You know, when you have problem, you are always beginner in something. But I think we are fighting very good because we are very responsible as a nation. Second question was football in Serbia. We are sport nation, I told you. I think we have from time to time, if we have good players, we are good in football. And I need all day to say every name of football players. But for example, a long time ago, Red Star was champion of Europe and champion of the world. And that football players was the most. There wasn't all from Serbia, but we was with all our hearts and soul with them. All Balkans was with them, if you ask me. All Yugoslavian ex-republics. So that football players like Darko Pančev, like Dragiša Binić, like that kind of people from that age. Also, I have to remind myself there is a lot of football players, but for example, maybe you heard about Savo Milošević also. Maybe you heard about, of course you heard. Just I'm trying to remember all names. I think football is a matter of patriotism in my country, also as basketball. Then comes water polo, volleyball, and everything else. But you have to be for Red Star or for Partizan or for our national assembly if we are going like Serbia somewhere. If I said good when I said Serbia, you know what I'm talking about. Yeah. Yes.
And about Sicily, I would like, but I haven't choice. But I love Italy, and I love everything about Italy. I read about Italy, and I love your lakes. For example, Lake Como. I heard miracles happen there. Also, I love that part north. I think North Italy, but you have cold water there. You have natural beauties, but it's cold water at the sea. But I wish one day to see the Sicily, and I will call you to say how it was. It's because it's too hot outside. That's why we have cold waters. Dice Ivana che quando va in Sicilia Giuseppe trova Salvatore, ma non tra tutta la squadra di Sportmania, non solo Salvatore. He said when you go to Sicily, Salvatore is going to be there. And, okay, you will be my team. guide. I love to have guide. Trust me, wherever I was, I traveled a lot all around. I don't know, Europe. I came to Zanzibar. It was the fast, how we say, the last stop. My last stop in Africa was Zanzibar. Okay. Yes, and I travel a lot through America. All East Coast. I traveled to yes, and I would like to someone to introduce me Italy. I think when you're traveling, you need a guide. Absolutely. You can't go like I came and I look at the sun, look at the tree. It is stupid just to see what eyes can see. You have to hear story. You have to hear culture, stories, and everything else. I'm personally. Well, I live in England now, but when I lived in Italy, I lived in Sicily. Nice. But Sicily is a lovely region. It's an amazing region. Absolutely. Don't say it twice. Don't say it twice. I will say just one thing. When you're talking about history, for example, Italy is full of history. What would be Verona without Romeo and Juliet? Without that story. Story is important in tourism. It is definitely. Diceva che ovviamente la storia è importante nel turismo, quindi quando vai a viaggiare, vai in tutti questi posti e devi trovare. Traduco le risposte. Allora, la prima era come sta gestendo la situazione Covid la Serbia. Prima di tutto dice che sono molto organizzati. Quasi tutta la popolazione sta facendo i vaccini, hanno 3 tipi di vaccini, hanno il Pfizer, l'AstraZeneca e un tipo cinese di cui io non so come si chiama, quindi non so se voi sapete. Comunque hanno questi 3 vaccini, molto organizzati, la gente è molto conscia del fatto che si devono vaccinare, più che altro per proteggere loro, ma oltretutto per proteggere le persone più anziane e le persone più giovani. Alla domanda di qual è il calciatore più forte, lei dice ce ne sono tanti, ma quello che vuole puntualizzare è quando la Stella Rossa, penso nel 90-91, ha vinto 91. Quello che era la Coppa Campioni, e poi penso che abbia vinto anche l'Intercontinentale, perché dice che sono stati campioni del mondo, che non tutti i giocatori erano serbi, ma comunque erano dell'Est Europa. E quella per lei è la squadra che era la più forte. Ovviamente ha nominato dei giocatori che adesso non mi ricordo come ha nominato, però l'avete sentiti, presumo. Dice ce ne sono tanti che hanno giocato, tanti giocatori famosi, ma la vittoria della Stella Rossa è quello che gli è rimasto più impresso. L'ultima domanda era della Sicilia, se è mai stata in Sicilia. No, non è stata, gli piacerebbe ad andare, apparentemente ha trovato una guida. Ok, va bene. Salvo, sei diventato una guida, quindi... Sarebbe per me fare da guida alla signora Giorgiovic, senza dubbio. He said it would be a pleasure for him to be a guide for you when you come to Sicily. Pleasure is mine. Comunque penso puoi dare anche del tu, penso Ivana, giusto? Giuseppe domanda, perché sennò noi diamo del tu, Salvatore va del voi, del lei. Non c'è il tu e il voi in inglese. I didn't understand. È tutto tu. Ok.
No, because there's two ways of speaking with people in Italian language. There's a polite way of speaking and an informal way of speaking. But in English it doesn't exist. Oh, ok. Va bene, allora io ho 3 domande, le faccio veloci, le riassumo, poi Diego preparate anche tu le ultime 3 così chiudiamo e poi le facciamo leggere la lettera. Io gliene faccio solo una sul suo libro e poi basta. Allora fai così, vai un attimo prima tu, vai. Allora, io volevo chiederti qualcosa sul tuo libro, che parla d'amore, di come mantenere vivo il rapporto e di come recuperare un fallimento. E quanto c'è di personale e di vissuto in prima persona in quello che hai scritto? So just to explain you how it's going to finish off, Diego's going to ask you a question. Ugo's going to ask you a couple of questions, and after you're going to read your poem at the end, and we'll end everything like that. Okay. So Diego's asking you. He's asking you a question about your book that speaks of love. Yes. And how to keep alive a relationship and how to overcome failures. How much in this book is from your personal life? Oh, I was waiting that question. I'm not a doctor, but I can try to explain things. Okay. For example, if you have 40 years like I have, you have to have experience. You have to catch in air some things. Maybe it's not important that everything you wrote is your personal experience, but you have to hear and you have to understand where is the story when you're talking about love. A lot of my friends was, for example, in their wrong choices in love. So I started to think, where is the problem? I was working on TV. I have my own TV show, and we tried to understand why, for example, some guys don't call you back. I don't have that experience, but my friends around me has that experience. For example, also a lot of questions, why we in love are always beginners with someone new in our lives. You know, also when you are starting to think about love and problems in relationships, everything is, I think, like it was in the age of my granddad and grandmom, but they don't have internet and they don't have cell phones. They had to come to see each other and to talk. That was the only way. Now, when we have all technologies and when we have all possibilities to talk, we are sometimes, I don't know how to explain, but we sometimes don't know what to do. Even if you have one partner from, I don't know, your youth till today, you face some problems, you know, and I think we need to talk, because if I hear what is happening to you, you hear what is happening to me, you will be sure that you're not alone in your problem. That is why I wrote a book. You see, when you're talking with people who had similar problems, maybe you will find a solution for your problem. And one more thing, you can see when I'm talking, I supposed to be funny somehow. I don't know. I think it's natural gift. When I'm writing, I'm more funny than I'm talking. Because I think in love, you don't have to be serious a lot. If you're serious a lot, it's not good for love. Allora, mi spiegava che non tutte ovviamente sono esperienze personali, perché prima di tutto ho iniziato col dire che io non sono un dottore dell'amore, non ho tutte le risposte alle domande, ma tramite le sue personali esperienze, ma anche personali esperienze delle sue amiche, di persone con cui conosce, hanno cercato di capire determinate cose su cosa succede nelle relazioni e perché delle volte sono un fallimento. Hanno fatto una trasmissione televisiva dove lei era la conduttrice, dove hanno fatto domande di questo genere, intervistato persone e comunque parlato di cosa può essere quello che tiene a galla una relazione piuttosto che un fallimento.
Oltretutto dice che quando scrive, di solito lei è una persona che è considerata comunque divertente, è ancora molto più divertente quando scrive, e dice che in amore, in qualsiasi relazione, la noia non deve entrare, deve esserci comunque diciamo una relazione un po' più giocosa, fatta di scherzi, di cose così. Un'altra cosa che ha detto è che comunque mi è sfuggito un attimino. Cos'era già? I forgot a bit. Which È andata. Ok, allora abbiamo un attimo solo che recuperiamo Ivana, che non so se adesso devo mandare nuovamente la richiesta di... Intanto Gianluca ci dice fallo di Rabiot, non fallo di mano. Ora non c'è adesso il minuto, però vediamo se riusciamo a recuperare un minuto a Ivana, così, visto che poi la lasciamo anche. Eccola qui, la recupero subito. I lost you in one moment. I don't know what happened. No problem, no problem. Ok, Giuseppe. I would like to say something about my book, because you forgot one part. I was following what you're talking about. My book is Very Important Woman. That is the headline. Okay. How that story comes. I received a lot of messages on Facebook from one guy. I don't know from where. Nothing special, and I didn't answer. And in one moment, he sent me something like, "I'm looking your photos. You are nothing special. You're not that important like you should be or you want to be," or something like that. And I was in silence. I wasn't to answer anything. And when he got me bored with that, "You are not important. You're not important," and I said, okay, I'm not important. I'm not that special. I'm nothing. Trust me, I'm not even beautiful. Nothing. But I know for who I'm very important woman. That was the headline, how it comes. Allora, il titolo, perché sono una persona una donna importante, viene dal fatto che una volta una persona gli ha scritto su Facebook che lei non era nessuno, che non era bellissima, che non era talentuosa, che non capiva perché lei era lì in quel posto e perché aveva fatto successo, e quindi è da quello che deriva il titolo. Lui è andato avanti a scrivere queste cose qua, e da lì è venuto il titolo del libro. Ok, non è stato un galantuomo, devo dire, a scrivere queste cose. Allora, pensavo che volevi tradurre, Giuseppe. He said this guy wasn't very nice, he said. Allora, useful. 3 domande e poi ovviamente la lettera, così chiudiamo l'intervista. 3 questions from him, and after we'll read the letter. Oh, now it's time. Am I right? No, one minute. Just he's going to ask you some questions, and after we'll do the La prima domanda era che cosa rappresenta la Boskovic, perché lo puoi benissimo dire che io sono innamorato di Tiana Boskovic, insomma, dillo. He's in love with Tiana Boskovic, and he wants to know what she means for you. What does she represent for you? Yes, I'm fascinating. Can I answer now, or I think I can answer? Well, yeah, answer, and after we'll ask you. Yeah. Okay. About Tiana Boskovic, she is from one amazing city in Bosnia. It is Trebinje. And all I know about people from Trebinje, they're most talented people in the world. When I'm talking about that, I will tell you that we have a few actresses, very, very talented and very, very famous in our country, who was born in Trebinje. So Trebinje has some kind of different air, I don't know. And I'm not surprised how successful she is when I saw where she was born. Dice che arriva da un paese della Serbia che si chiama Trebinje, e dice che tanta gente
sono molto talentuosi lì in questo paese, e molta gente, molti sportivi e molte attrici famose provengono da questa città. Ok. Quindi non è sorpresa di vedere quanto è forte, perché lei viene da questa città qua. Infine le altre due domande erano, la prima che volevo chiedere Giuseppe era qual è fra i tanti valori, no, che magari lei cita anche nel libro, anche per esperienza sua personale, quello che ritiene intoccabile, no? Quello che insomma una volta tradito lei non torna più indietro, ecco, per intenderci. Which value do you treasure the most in my book, or well, in your book, your personal experience, you know, which is your personal value that you treasure in my most? life? Yeah. Okay. When we are talking about life, I was making one video about that. I will try to translate when you are good in brain, how we say, when people can shake your hand and know that you are real, that you are not fake. Maybe I'm not good in translation from Serbian to English, but when you are, the great value in life is to be with your own legs on the land, not to fly around. If you made a big success, to stay normal. I think it is the great value, because big success gives you big problems if you are not standing on the land with both legs. Ok. Il suo valore maggiore è non essere falso, avere i piedi per terra, perché il problema più grosso di quando essere famosi è avere, può darti la testa, quindi se non hai i piedi per terra e credi di essere qualcosa di più di quello che sei, può causarti dei problemi. Ok, l'ultima domanda Question. Giuseppe, e ovviamente prima erano tre, erano da un recente sondaggio, no, ho scoperto che i serbi sono la nazione più ospitante al mondo, oppure che i serbi sono i più ospitanti al mondo. Come si spiega questo? Come lo spiega questo Ivana? Cioè, può confermarlo, effettivamente è così? Non so, che la sorprende oppure... So there's a statistic saying that Serbian people are the most hospitable in the world. Obviously, we are. Obviously, you said that already. Yes, we are. I know. Why do you think that me. is? Why do you think that is? I think we would like to make you feel comfortable in our when you are with us, or if you come to our homes, if you eat with us. You have to eat if you are in Serbian home. You know, if you don't eat, something is wrong with you. You know what I'm talking about. Yeah. People from Serbia are full of hospitality, because they want you to feel honored, to feel good, to feel like a king if you are at our home, in our company, or whatever, wherever life met us, you know. And I think it is something in our genes. It is not, we are born with that. We are not trying to be that way, but you need to eat. If you eat, everything is good. If you don't eat, you are maybe sick. Who knows? I think when you eat with someone and laugh with someone, and especially if you dance and sing, you are somehow closer. I think that is the formula of our hospitality. Scusate, siamo molto simili, dico, sotto questo aspetto Italia e Serbia sono gemelle in pratica, He's saying we're very similar. You know. Yes, we are. It's like our grandmother when we were like youngsters and we didn't eat something. They used to say there's something wrong with you. Yes. I already had 2 plates of pasta. No, there's something wrong. You should have had 3. Yes. I know. I agree with you, Salvatore. Ovviamente è d'accordo con te. Ho avuto un lapsus. Quello che diceva, sì, noi siamo ospitali, lo conferma, dice che quando vieni
ospitato da una famiglia serba, per loro è un onore averti a casa loro. Diciamo che il rapporto, devi andare a casa loro, mangiare, divertirti, bere, ballare, sono tutti metodi per avere come si dire, una connection con loro, una connessione tra le persone. E per loro è un onore ospitare la gente e farli sentire il re della casa. Ok, allora adesso io direi che a questo punto, Salvatore e Diego, facciamo leggere la lettera, così finiamo anche l'intervista, in modo che liberiamo anche Ivana, che è tanto disponibile, ci ha concesso anche posto un po' più di un quarto d'ora, perché credo che il quarto d'ora l'abbiamo un po' superato. Allora, Giuseppe, se vuoi invitare la nostra Ivana a leggere la lettera e magari affermarsi ogni, non lo so, 3 frasi, che per te magari è più semplice anche tradurlo. Io lo traduco tutto di un fiato. Già, tu è vero, tu hai tutto il testo, scusami. Ok. Okay, so he says thank you very much. Also, because the 15 minutes went a bit longer than It's than okay. that. It's okay. If it would be our pleasure to listen to your letter, and after you finished, I'll translate it all in Italian. Okay. Okay. I'm starting right now. Okay. Dear Serbia, I'm writing to you after a long time in private, but you know that I love you and I didn't forget you. All these years I was in hurry. I was busy woman, busy mother, busy TV host. I was busy. Now when I settle down, I can realize how much I got from you. You helped me to stand on my own legs. You show me how much I'm worth. You show me how much people in my country and all around the world loves me. After all, I can say thank you for support, for love, for understanding. With love, your Ivan. Thank you very much. I'll translate that in Thank you. Italian. Ha scritto questa lettera al suo paese e inizia così. Cara Serbia, ti scrivo dopo tanto tempo qui in privato. Lo sai che ti amo e non mi sono dimenticata di te. Tutti questi anni ero di corsa, sempre impegnata come donna, madre e presentatrice. Adesso con calma, ripensandoci, realizzo quanto ho imparato da te. Mi hai aiutato a stare in piedi con le mie gambe, mi hai insegnato a capire quanto valgo e quanto la gente del mio paese mi ama. Grazie del supporto e dell'amore che mi hai dato, tua Ivana. Ok, allora io ringraziamo prima Ivana, poi vengo da Salvatore e Diego. Allora Ivana, io ti ringrazio per essere stata qui con noi, spero insomma che ti sia insomma divertita, è stato un piacere anche per te. Ovviamente spero che chi ci ha seguito condivida questa diretta, insomma anche tu un pochettino condivida questa tua esperienza qui a Sportmania. Spero che ci saranno altre occasioni, ovviamente, per quando sarà possibile, per averti qui in studio. Io penso che anche a nome di Diego e Salvatore possiamo solo dirle grazie. Ora non so se Salvatore e Diego vogliono aggiungere qualcosa. Grazie mille Ivana di aver partecipato alla trasmissione. Grazie mille. Grazie a Salvatore for invitation. Grazie Ivana, ti ringrazio molto per questo grande onore, per questo grande privilegio. Ti ringrazio, ti saluto, ti auguro tanta fortuna per i tuoi progetti. E l'aspettiamo in Italia. Questo dillo Giuseppe. They thank you very much for coming. They've hoped you had fun. Yes, I had. And it's been an honor to having you on the show, and they are waiting for you in Italy, in Sicily specifically. Thank you. In Sicily, yes. Thank you so much for inviting me. I hope I will be able to see this video on YouTube soon, so I can share it on my social media and to show to all my followers all around the world. I was honored to be part of the first, and I will say in Serbia, when someone was with me at first, I don't know, for example, singer has a new song, come to my show, its song has luck. I hope your Sportmania will have luck
in future because I was first guest. Ha detto grazie mille, si è divertita moltissimo, è stato un onore per lei per essere qua e spero di portarvi fortuna, perché normalmente quando una cantante, per esempio, va per la prima volta nel suo show come prima comparsa, di solito diventa molto famosa, quindi spero che, siccome lei è stata la prima ospite della rubrica, che vi porti tanta fortuna. Allora, grazie Ivano. Ovviamente Ivana, lo so che in diretta non è bello, tu sai che per uscire dalla diretta basta che schiacci il pallino rosso, l'ho detto, perché adesso non so, se non ricordavo se te l'ho detto prima, però il pallino rosso esci dalla diretta. He said, thank you very much. I know it's not very nice when we're live, but you just have to press the red button and you can leave the chat. Okay. Thank you so much, guys. Have a nice day. you. And I know it is almost 10:30 in Europe. Now it is almost how much can be 5 or something like, just a second. It is 4:30 in America, where I am now. And thank you for the opportunity to talk about Serbia. Love you both. Ok. Bye. Thank you. Grazie, ciao. Grazie Ivana. Ciao. Bye. E allora, Salvo, grazie a te per essere stato oggi doppio compagno di viaggio, lo sei stato già oggi pomeriggio e lo sei stato anche questa sera, quindi grazie Salvo. Grazie a te come sempre Ugo per questo grandissimo onore, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito dal vivo, un grazie speciale a tutti i nostri follower, un grazie ulteriormente speciale a Ivana per quest'oggi. Vi saluto tutti, ciao Ugo, ciao Diego, ciao Giuseppe, piacere di averti conosciuto. Ciao. Grazie, ciao. Ciao Salvo. Allora Diego, grazie anche a te, quindi adesso ti vai a riposare perché insomma so che domani non lavori, quindi... Sono le 6:30, tra un po' faccio colazione. E vabbè, pensavo che recuperavi il fatto del... No, vado a vedermi la qua, fine non lo della so Juve, adesso. poi farò colazione. Va bene, allora Diego, Ciao grazie, ragazzi, a tutti. grazie come sempre e ovviamente alla prossima. Anzi, rimani un minuto Diego prima di uscire, un attimo solo, così esci insieme a Giuseppe. Ne approfitto un attimo. Grazie Giuseppe per il tuo prezioso aiuto, sei stato veramente molto utile, quindi grazie davvero per la tua disponibilità e per il tempo insomma che ci hai concesso. Nessun problema, grazie a voi. E allora anche da parte mia, Ugo Frusciante, grazie per l'attenzione. Il prossimo appuntamento con il Viaggio con Sportmania non sappiamo dove vi porterà, però seguiteci perché comunque questo è solo l'inizio, il meglio, come si dice Diego, deve ancora arrivare ed arriverà, quindi aspettateci qui. Ciao Diego, ciao Giuseppe, buona ciao notte ragazzi, a tutti ciao i a nostri tutti. telespettatori, Ciao. alla prossima.